Lo scorso inverno mi sono trovato per 3 settimane chiuso nella mia camera da letto. Avevo il Covid. Quindi in questo stato di segregazione ho iniziato a sognare su quale sarebbe potuta essere la mia prossima avventura, ovviamente ciclisticamente parlando. Io non ho mai partecipato a eventi di ultracycling e così cercando mi sono imbattuto in Badlands. Che cos'è Badlands? Badlands è una gara ultracycling gravel che si svolge nel sud della Spagna, in Andalusia, in una zona complicata dal punto di vista proprio territoriale, perché attraversa il massiccio montuoso della Sierra Nevada e gli ultimi 2 deserti superstiti in Europa, il deserto di Garraf e il deserto di Tabernas. Al momento non ci ho pensato su troppo, in quel momento mi trovavo così, avevo voglia di sognare e mi sono iscritto immediatamente. Poi nei mesi seguenti ho iniziato a mettere la testa su quello che mi stava aspettando e mi sono reso conto che non sarei mai potuto arrivare fisicamente preparato per affrontare questi 750 km. Allora ho iniziato a fare un lavoro diverso, ho detto magari posso arrivarci preparato mentalmente, predisposto se mi comprendo quali sono le difficoltà che mi troverò ad affrontare. Così mi sono anche appoggiato a dei ragazzi, delle persone che già avevano fatto esperienze analoghe e ho raccolto informazioni. Ho compreso che la preparazione della bicicletta, la preparazione dei bagagli, tutto quello che mi devo portare dietro sarebbe stata fondamentale per limitare il peso e anche per avere lo stretto necessario, né di più né di meno. Quindi ho dovuto optare appunto, come dicevo, delle scelte, e in queste scelte sono ricaduti ovviamente anche gli aspetti legati all'alimentazione e all'integrazione. Chiaramente non potevo portarmi dietro cibo e integratori per 5 giorni, così mi sono dato delle priorità. Numero 1, ho deciso che avrei curato nel dettaglio gli aspetti di integrazione salina, cioè dovevo avere dietro i sali minerali utili a sciogliere le mie borracce per essere coperto per più giorni, e allo stesso tempo, sapendo che avrei dormito pochissime ore per notte, infatti poi è stato così, non dormivo più di 3-4 ore, dovevo curare il recupero, quindi prodotti specifici per il recupero, importantissimi gli aminoacidi ramificati. Quindi su questi due aspetti sono stato veramente, devo dire, scientifico. Allo stesso tempo mi sono portato un quantitativo limitato ma fondamentale di barrette e gel che mi potessero fungere da salvavita per aiutarmi a concludere le tappe, e così è stato, perché se non avessi avuto le mie barrette a base di carboidrati, i miei isotonici gel, alcune giornate probabilmente non sarei arrivato dove mi ero prefissato, al traguardo. È stata un'esperienza, devo dire, bellissima, con dei momenti di sconforto. Il primo momento di sconforto è stato fuori da Granada, alla partenza, quando abbiamo attaccato la prima salita. Il mio Garmin mi diceva 1 di 50. In quel momento ho avuto uno sconforto perché ho pensato a tutto quello che avevo ancora davanti, però mi sono mentalizzato, ho detto una salita alla volta, un giorno alla volta, e vedrai che arrivi in fondo. E così è stato, e peraltro ho avuto anche delle sorprese, nel senso che io ero partito come tutti da solo, ma lungo il percorso ho stretto delle amicizie che ancora oggi ci sentiamo, mi hanno aiutato in alcuni momenti di difficoltà, e credo che anche loro si sono appoggiati a me, anche per il divario d'età, io ero quello più grande, si sono appoggiati a me quando c'era da optare per delle scelte di percorso, o anche su decidere il da farsi. Quindi è stata un'esperienza incredibile, la più bella ciclisticamente parlando che io abbia mai fatto, e sto già sognando quale potrebbe essere la prossima.